Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho preso coraggio e ho deciso di registrare la versione aggiornata della collezione delle mie borse. So perfettamente che il video che ho girato meno di un anno fa è appunto abbastanza recente, ma la mia collezione di borse è comunque cambiata nel corso di quest'anno. Ci sono tante nuove aggiunte, ma anche un paio di borse che nel frattempo ci hanno lasciati, perché appunto le ho vendute, e in questo video vi farò vedere altre borse che ho intenzione di vendere. Questo perché mi sono resa conto che non ha molto senso avere così tante borse, soprattutto quando sono così belle, e sono sicura che ci sono tante persone che potrebbero utilizzarle molto meglio di me, quindi accetterò anche i vostri consigli se determinate borse dovrei venderle oppure no, oppure se siete magari anche interessati ad acquistarle, fatemi ovviamente sapere nei commenti, oppure mi potete anche scrivere su Instagram. E iniziamo subito. Voglio iniziare andando più o meno in ordine di prezzo e dividendo in base al brand. Prima borsa che vi faccio vedere è questa qui di Calvin Klein. Questa ce l'ho da parecchi anni, ma sono molto soddisfatta della qualità perché non si è rovinata per nulla, ed è questa borsa a tracolla di forma cilindrica. Io adoro le borse con questa forma, anche se purtroppo ho solo lei, ed è molto comoda. La tracolla è sottile, leggera, è una borsa molto leggera, ma come potrete anche vedere non ha nessun difetto. L'ho utilizzata tantissimo perché questa borsa veramente, quando l'ho acquistata, non so neanche io quante volte l'ho indossata, ed è molto semplice perché appunto è totalmente nera, ma ha la scritta Calvin Klein in rilievo che però non si nota molto, e infatti io preferisco avere borse che non hanno dei loghi troppo grandi, e questa io ve la consiglio. L'ho presa sul sito di Calvin Klein quando ancora vivevo in Italia, al 50% di sconto. L'ho pagata tipo 40 euro, e per la borsa che è vale veramente tutti i soldi. Vi faccio vedere ora due borse super colorate di un brand che secondo me non tante persone conoscono, e sono queste qui del brand Glenit. È un brand nord europeo che fa tutte borse in materiali vegani, sono molto carine. Io adoro tutte le loro borse, e soprattutto le fanno di questi colori pazzi che secondo me sono una perfetta aggiunta in un guardaroba anche monocromatico come abbastanza il mio, perché il mio è molto nero, anche se oggi mi vedete con un cardigan rosso. E mi piacciono molto perché queste borse sono in PVC. Ora ve ne faccio vedere una. Trovate qui il logo, che però vedete è molto delicato e non si vede neanche come inciso. Io adoro le borse di questa forma e da portare a mano, secondo me sono perfette, ma questa è grande abbastanza anche per essere portata a spalla, e non sono tante le borse che appunto si possono portare sia a mano che a spalla, quindi questa cosa mi piace molto. E mi piace il fatto che appunto sia in PVC, quindi se ci piove sopra non succede assolutamente niente, e secondo me sono un ottimo compromesso tra una bella borsa di un colore pazzo che però non costa un'eresia, perché io mi sono accorta che almeno per me non ha senso spendere tanti soldi in una borsa colorata quando ci sono borse così carine di brand comunque small business, perché Glenit diciamo non è così conosciuto, ma secondo me con il passare degli anni potrebbe diventare un brand abbastanza famoso, e quindi io ve lo consiglio davvero. Cioè mi piace così tanto che addirittura ne ho comprata un'altra, quindi questo per farvi capire. Prima borsa che ho deciso di vendere, di questa sono abbastanza sicura, è questa Love Moschino trapuntata, che secondo me è adorabile. È un modello super carino perché come vedete sotto è stondato, ed è una borsa molto bella e molto comoda. Mi è sempre piaciuto il fatto che potete portarla sia a mano così, che la rende una borsa molto elegante, ma anche a tracolla, che ha questa tracolla molto larga come vanno di moda ora, che a me piace tantissimo. È veramente una bellissima tracolla ed è super comoda. Mi sono accorta di non indossarla praticamente mai, e ormai è parecchio tempo anzi che non la metto proprio, penso addirittura forse più di un anno e mezzo, e quindi secondo me non ha senso tenere una borsa così bella. E tra l'altro questa è una delle poche borse di Love Moschino che non si rovina, come potete vedere, cioè è praticamente nuova, e sono davvero pochissime le borse di questo brand che hanno questa qualità, perché la maggior parte di quelle che ho visto in giro sono letteralmente distrutte. Queste invece
è assolutamente perfetta e sicuramente la caricherò sul mio Vinted. La borsa che vi faccio vedere ora è un brand veramente sconosciuto in Italia. Io l'ho trovato qui da Selfridges perché appunto arrivano spesso e volentieri dei brand che sono asiatici e sto parlando di Marge Sherwood. Questo è un brand coreano di cui mi sono innamorata su Instagram e questo veramente penso di averlo scoperto in un video di YouTube di una mia youtuber coreana preferita. Vi parlo di ormai 2 anni fa e dicevo sempre, oh mio Dio, ne voglio anche una di queste borse, sono troppo carine. Addirittura mi ricordo che lei fece un What's in my bag con le amiche proprio di questa borsa e niente, io me ne sono innamorata. So che tra l'altro è un modello di borsa che è stato molto molto copiato nel corso di questi ultimi anni, infatti ho visto borse molto simili anche dall'H&M o da Primark. Però io volevo l'originale, volevo questa questa è interamente in pelle, ma tipo una lavorazione sopra, tipo un cut che la rende tipo un po' effetto crack. Una cosa che a me piace molto, rende la borsa molto particolare. Oltre che a poterla portare a mano e a spalla, questa ha anche la tracolla, infatti potete agganciarla con questi gancini nascosti che sono qui dietro, vedete c'è un gancino e anche dall'altra parte, quindi è davvero una borsa che potete mettere in 1000 modi diversi. Questa è una borsa molto vecchia che avete già visto un sacco di volte, credo addirittura di averla comprata forse nel 2015 ed è questa Michael Kors. È il classico modello Selma, ma a differenza delle borse classiche che si vedevano tanto in giro anni fa, questa ha appunto un finish lucido che la rende secondo me bellissima e questa è una borsa indistruttibile, vi giuro. Questa credo sia la borsa più indossata di tutta quanta la mia collezione. Non ha un difetto, non ha un graffio perché appunto la lavorazione e il finish fanno in modo che, cioè, è praticamente impossibile da rovinare questa borsa. Non ha macchie, non ha graffi, è come uscita da negozio. Cioè, è incredibile. Se siete alla ricerca infatti di una borsa che sia di buona qualità, anzi in questo caso ottima qualità, di un designer ma che non sia troppo costosa, perché insomma diciamocelo tutto, ormai i prezzi del lusso sono veramente inavvicinabili, io vi consiglio Michael Kors perché davvero le borse secondo me sono modelli classici che vanno bene letteralmente per qualsiasi età e anche per qualsiasi anno, nel senso che fondamentalmente non passano mai di moda perché sono dei modelli molto classici. Questa borsa io la tengo sia per valore affettivo, perché insomma questa veramente me la sono autoregalata ad un mio compleanno del 2015, è perfetta e soprattutto può essere usata veramente in tantissime occasioni diverse ed è anche una misura che mi permette anche di portarla in viaggio, perché qui dentro ci entra veramente di tutto pur rimanendo una borsa molto piccola. Passiamo ora a Vivienne Westwood, che oggi come potete vedere sono anche in tema, ho sia la collana che il cardigan che è un nuovo acquisto, ma vi farò il video prossimamente degli ultimi acquisti che ho fatto su Vinted e voglio cominciare con la prima borsa di Vivienne Westwood che ho comprato da quando sono qui in UK. Se vi ricordate, nel vecchio video della collezione delle borse avevo una borsa di Vivienne Westwood che però avevo deciso di mettere in vendita e infatti l'ho venduta, ma nel frattempo ho anche ripreso un'altra Vivienne Westwood che avevo in Italia, quindi diciamo che più o meno il numero di borse di Vivienne che ho qui in UK è rimasto invariato. Ho anche una tote bag di Vivienne Westwood ma che non vi farò vedere in questo video perché ho deciso di escludere le tote bag perché altrimenti sarebbe stato un pochino troppo lungo. E la prima borsa che ho comprato quando sono arrivata qui in UK con uno dei primi stipendi è stata questa qui. È la camera bag. Questo è un modello che tuttora ciclicamente Vivienne Westwood rimette in vendita sul sito. È una classica camera bag, questa va bene veramente per qualsiasi occasione, per qualsiasi persona, mi piace tantissimo. Ha poi un materiale molto squishy, come potete vedere, è super morbida, ma è tutta in ecopelle. Ha l'hardware argento, tenete conto che io prima di arrivare qui non avevo neanche una borsa con hardware argento e mi piace molto anche portata così, a mano, perché, non lo so, lo trovo molto comodo questo modo di portarla. L'unica fregatura di questa borsa è che nonostante vi possa sembrare comunque abbastanza capiente, il fatto che il materiale è così squishy mangia tantissimo dello spazio interno, quindi qui davvero ci potete mettere il telefono, i fazzoletti, un portacarte, il portachiavi e basta, un rossetto e poco altro, perché davvero non ci entra niente in questa borsa, ma la amo comunque. Altra borsa di Vivienne che qui
Pensavo che l'avrei usata pochissimo, in realtà mi ha sorpreso perché l'ho usata molto più di quello che immaginavo. E questa qui, la borsa a cuore di Vivienne Westwood, che è una delle borse più adorabili che io abbia mai visto. Vivienne Westwood faceva anche il modello quello un pochino più grande che ho avuto ma ho venduto perché secondo me era un po' troppo grande. Questo in realtà è uno zainetto, infatti dietro come vedete ha gli agganci per essere portato a zainetto, ma a me piace molto di più portato a tracolla, secondo me la rende molto più carina e poi anche il fatto che potete averla davanti a voi rende un pochino anche più sicuro, perché non lo so, avere uno zainino così piccolo dietro alle spalle con qualcuno che me lo possa aprire, anche perché la zip come vedete scorre che è una meraviglia, che è una rarità in realtà nelle borse di questa forma, e quindi io preferisco portarla appunto a tracolla. Ma ho dovuto comprarci però una tracolla perché quelle che sono uscite in dotazione sono troppo corte, che vanno bene se la volete portare a spalla ma non a tracolla, e io ho semplicemente comprato questa tracolla su AliExpress e risolto il problema. Mi piace tantissimo e credo che questa rimarrà nella mia collezione ancora per un bel po' di tempo. Per questa borsa mi piange un po' il cuore perché ci sono molto affezionata, è una delle prime borse di Vivienne Westwood che ho comprato, ma mi sono resa conto che non la utilizzo mai, ma tra l'altro è un po' passata questa fase della mia vita in cui utilizzavo borse più o meno di questa forma, ed è questa borsa assolutamente stupenda, è in piede pull, ha l'hardware gunmetal, che potete vedere è una metalleria molto scura, molto fredda, che è veramente rarissimo da trovare. E l'ho sempre adorata anche per queste spille. È una borsa stupenda che si apre qui sotto con un bottone automatico, dentro è tutta nera. Mi piace da morire, mi piace anche tuttora, ma il problema è che non la uso mai. Questo perché avendo la catena la rende comunque una borsa molto pesante, ma allo stesso tempo è molto pesante ma non è capientissima, se avete capito che cosa intendo. È una di quelle borse di dimensione media che in cui ci entra comunque parecchia roba, ma non è una di quelle borse grandi per cui dite caspita, ci posso mettere l'iPad, ci posso mettere il computer, ci posso mettere la bottiglietta d'acqua, che lì ha in un certo senso più senso per una borsa strutturata grande che pesi. Mentre su una borsa di questa dimensione il fatto che sia così pesante, non lo so, io sarà che quando vivevo in Italia avevo tendenzialmente delle borse più pesanti, ma da quando mi sono trasferita qui io veramente esco con cellulare, portacarte, rossetto e fazzoletti, cioè letteralmente, quindi 4 cose, e sono ormai abituata ad andare in giro in modo leggerissimo. Quindi non lo so, è un po' come un cambio di abitudine, anche un cambio di stile, nonostante questa borsa mi piaccia ancora un sacco. Ci sto pensando, so che probabilmente dovrei venderla, ma mi piange il cuore, quindi ci sto ancora pensando. Fatemi sapere nei commenti secondo voi che cosa dovrei fare. Altra borsa che sto pensando di vendere molto a malincuore, perché anche questa mi piace da morire e secondo me se mi sforzassi la potrei anche usare molto spesso. È la camera bag di Marc Jacobs. È una borsa stupenda, stupenda, è fatta benissimo, il pellame è veramente di qualità e mi piace anche la combinazione di colori perché è rossa scuro, ma in realtà come potete vedere sono tutte tonalità di rosso diverse, che la rende in realtà una borsa molto abbinabile facilmente con tanti tipi di rosso diverso, e avendo la tracolla comunque beige, un beige scuro, è anche facile da indossare con outfit un pochino più neutral, quindi un pochino più beggiolini, bianchi, neri, quindi non lo so, è una borsa veramente bella, cioè lo potete vedere, è stupenda, però anche qui ha il difetto di essere una borsa molto poco capiente, che in realtà a me non è che dispiace particolarmente, però il problema è che essendo comunque un pellame molto rigido è difficile riuscire a prendere le cose agilmente e non lo so, sono in una fase della mia vita in cui sono un pochino pigra con le borse, che quindi voglio borse che siano leggere, belle, che riesco a prendere tutto facilmente ma che magari siano anche abbastanza sicure, e quindi non lo so.
Questa sono ancora molto indecisa, non tanto per un valore sentimentale, ma proprio perché mi piace da morire questo modello, ed è un modello che appunto utilizzo ancora tuttora. Io adoro le camera bag, sono le mie borse preferite, se potessi scegliere un modello. Adesso passiamo a un brand di cui mi sono innamorata da quando vivo qui in UK. In Italia non va per niente di moda, o meglio, io tutte le volte che sono andata anche in grandi città o in generale anche su Instagram non ho mai visto ragazzi italiani indossare questo brand, o comunque è molto raro da vedere. Qui invece vi dico solo che lo mettono tutti, cioè io letteralmente esco un pomeriggio e non so quante persone vedo che indossano le borse di Coach. Si posiziona come prezzi di medio lusso, quindi è sì una fascia di lusso, ma che non supera i 1000 euro, per intenderci. Le borse costano tra i 300 euro, 400 euro, 500 euro, in base alla dimensione, in base al materiale. Quindi secondo me è uno di quei brand, un po' come Michael Kors, che è abbastanza sottovalutato, fa modelli molto più originali secondo me di Michael Kors, anche tantissimi modelli, colorazioni, tipi di pellame, veramente potete trovare qualsiasi cosa. E appunto me ne sono innamorata quando sono venuta qui in UK, che vedevo appunto in giro le ragazze con queste borse di Coach super morbide, che adesso vi faccio vedere qual è, ma penso che abbiate indovinato. E sto parlando della pillow bag, che appunto in inglese vuol dire cuscino, quindi borsa cuscino, ed è, cioè guardate, è la cosa più soffice dell'universo. Io la amo questa borsa, amo questo modello, sono tuttora mega tentata di comprarne un altro in un altro colore, nella dimensione più piccola, perché questa è la dimensione quella grande, diciamo, mentre ce n'è anche una mini che è più o meno così come dimensione. È una dimensione che comunque ci entra anche il telefono, per intenderci, e io la amo. Potete sia portarla così, che è il modo in cui la portano la maggior parte delle persone, oppure c'è anche la tracolla, basta che appunto la rimuovete, la cambiate, e mi piace da morire. Non ha nulla da invidiare ai brand più costosi. Questa borsa attualmente costa anche abbastanza perché ha subito anche lei diversi rincari, però ve la consiglio, è assolutamente stupenda. Io però l'ho presi con degli sconti assurdi e la pagai al 50% di sconto, quindi cioè, immaginatevi che fortuna. E altra borsina di Coach, che quest'altra ho preso invece all'outlet, e anche qui ho risparmiato un sacco di soldi, è questa qui, che io trovo assolutamente adorabile, cioè ha una forma che mi piace tantissimo, ha anche tantissimi dettagli, cioè io adoro tutto questo hardware sparso per la borsa e tutti questi dettagli, cioè veramente l'amo alla follia. È una borsa che ho utilizzato tantissimo. Mi piace soprattutto perché è una combinazione di marrone e nero, quindi la potete utilizzare sia su outfit con il marrone che con il nero, ma anche outfit un pochino anche totalmente color crema. Cioè, mi piace da morire sugli outfit di colori molto neutri. Secondo me questa borsa è spaziale. Anche qui ha la sua tracolla lunga se volete portarla a tracolla. Basta che appunto togliete qui la tracollina corta e la cambiate, ed è una borsa molto molto versatile. Questa veramente è stato uno dei migliori acquisti che io ho mai fatto in termini di borse, l'ho usata veramente tantissimo e adesso finalmente mi sono anche decisa a comprarmi un blazer marrone con cui adesso sono proprio matchy matchy. Ora passiamo a un brand che a me personalmente piace un sacco. In Italia diverse persone lo conoscono già perché viene venduto da tantissimi rivenditori come Farfetch, Setire, veramente tantissimi negozi la vendono, e sto parlando di By Far. Io in realtà volevo comprare la Billie, ma poi ho visto questa borsa e me ne sono innamorata, cioè proprio l'ho vista e mi sono detta no, devo comprare lei. E sto parlando di questa borsa stupenda. Il modello, se non erro, si dovrebbe chiamare Carol, ed è una borsa che sembra una clutch, ma in realtà è una borsa a spalla. Cioè ragazzi, una borsa a spalla della forma di una clutch. La tracolla mega spessa e mega comoda, è un po' scivolosa, devo essere onesta, però se trovate la giusta lunghezza non scivola neanche così tanto,
ed è regolabile, quindi potete indossarla più stretta, più larga, se avete un cappotto, se magari avete la t-shirt, quindi è molto aggiustabile. È stupenda, cioè proprio lo vedete, di una pelle super liscia che però la rende estremamente delicata, infatti ci sono già 2 graffi, ma mi era già arrivata così purtroppo, ed è super bella. Anche se è molto stretta, perché vedete, è proprio come se fosse una busta, ma mi piace da morire. Poi fondamentalmente ci entra tutto. Dentro è fatta così, vedete, è bianca, ma se voi mettete telefono, portacarte, portachiavi, fazzoletti, cioè veramente è molto più capiente di quello che sembra nonostante lo spessore. E io questa veramente la amo. E anche qui l'ho comprata su Settire, non l'avevo mai comprato da questo negozio, ma mi sono trovata mega bene e l'ho presa durante gli sconti del Black Friday, quindi ci ho potuto risparmiare un 50% circa, perché le borse di By Far sono mega belle, ma anche qui andiamo già su dei prezzi che sono anche a volte più alti di Coach, quindi insomma qui andiamo su 400, 500, 600, 700, quindi diciamo che se ci sta lo sconto è molto meglio. E ora passiamo ai designer, quelli che tutti quanti conosciamo, e voglio però cominciare con una borsa designer che sto pensando di vendere. Qui ho bisogno di tutto il vostro aiuto psicologico perché mi rendo conto di doverla vendere, ma mi piace tanto, quindi sto parlando di questo zainetto stupendo di Burberry. E tu dirai, Federica, perché lo vuoi vendere nonostante sia così bello? Perché fondamentalmente non riesco mai a metterlo. Col fatto che ormai sono talmente abituata a indossare borse molto piccole, molto leggere, con pochissime cose dietro, io non mi ritrovo mai ad avere abbastanza cose per poter riempire uno zaino, perché parliamoci chiaro, non ha senso utilizzare uno zaino se non si hanno comunque abbastanza cose da metterci dentro. E quindi l'ho utilizzata veramente pochissime volte e, come nuova ovviamente, la combinazione poi del tessuto classico di Burberry col nero è la fine sua, è troppo troppo bella. Anche qui ci sto ancora pensando su, Magari mi prenderò ancora del tempo per pensarci su, però ecco, mi fa un po' tristezza perché io questa borsa la amo, ma allo stesso tempo penso che ci sono persone che potrebbero utilizzarla molto più di me e quindi non lo so. Ci sto pensando su anche qui, per favore aiutatemi, fatemi sapere nei commenti. Ora passiamo alla prima borsa di lusso che mi sono autoregalata da quando vivo qui in UK e sto parlando di lei, della mia camera bag di Gucci. Questo è il modello Marmont, che vabbè, conosciutissimo, mega visto, letteralmente questo modello credo che ce l'abbiano tutti, però a me non interessa perché è veramente un modello che io adoro. Come avete visto io ho tantissime camere bag, quindi c'è veramente proprio il modello, uno dei miei modelli preferiti di borse. Questa borsa l'ho sfruttata tantissimo, è mega comoda, ci entrano tantissime cose. Questo è il modello un pochino più grande, non è quello mini, è quello tipo small. Mi piace tanto, continuo ad utilizzarla, l'amo. Secondo me è una borsa adatta a tantissime occasioni diverse e secondo me è anche un'ottima borsa per avvicinarsi al mondo del lusso, perché ha sì un costo elevato, ma non così tanto elevato come tante altre borse. Ad esempio prendete, non lo so, una Lady Dior o anche la borsa più economica di Chanel, comunque sono di un prezzo molto più elevato rispetto a Gucci, e quindi questa secondo me è un'ottima borsa per iniziare la propria collezione di borse di lusso. E ora passiamo a un brand che io amo, cioè Prada, e ovviamente Prada Re-Edition 2005. Io solitamente la porto con la catena perché mi piace di più, però ogni tanto la indosso anche con la sua tracolla, con la pochettina. Questa è una borsa che davvero, non lo so, aveva proprio il mio nome scritto sopra perché la amo, l'ho indossata tantissimo. Mi piace il fatto che sia in nylon perché appunto qui piove sempre e quindi con le borse di pelle mi viene sempre un pochino l'ansia del fatto che si possano rovinare, perché veramente qui la pioggia arriva anche quando il meteo ti dice che c'è il sole, per intenderci, e io la amo. Questa veramente non la darò mai via perché ne sono troppo innamorata, e siccome sono così tanto innamorata del nylon e comunque di, diciamo, questa linea di borse di Prada, che ho preso anche lo zaino. Questo, a differenza di quello di Burberry, riesco a sfruttarlo di più, sia perché appunto è uno zaino, tra virgolette, un
pochino più da battaglia, se volete passarmi il termine, nonostante ovviamente i brand di lusso non è che io li intendo come borse da battaglia, però essendo in nylon, se ci piove sopra io non sono preoccupata, se me lo porto in giro comunque anche all'aeroporto non sono preoccupata perché è molto sicura, ha molti ganci per la chiusura, quindi a differenza di quella di Burberry che è facilmente apribile, questa non è facilmente apribile, è molto leggera e veramente adatta a qualsiasi occasione, a qualsiasi look, mentre quello di Burberry è uno zainetto un pochino più elegante, questo è proprio adatto a qualsiasi look. Poi io che mi vesto sempre di nero, capite che questo veramente un passepartout. E quindi questa è la mia seconda borsa di Prada, che vabbè, zaino, ma siamo lì. E in realtà ci sono tante altre borse di Prada che mi piacciono, ma con i prezzi che ci sono attualmente, non lo so. Questo infatti l'ho preso su Vestiaire, è infatti un modello vintage, per questo magari vi sembra un pochino diverso rispetto a quello del negozio, ma è solo perché appunto è vintage, questo l'ho anche fatto autenticare, eccetera eccetera, quindi sono assolutamente sicura. In più i modelli vintage erano fatti in questo modo, per intenderci, che hanno appunto un pellame un pochino diverso, degli hardware leggermente diversi, però devo dire che è identica quasi letteralmente a quella che potete trovare ora nei negozi, quindi per quale motivo spendere 1.500, 1.600 per uno zaino quando potete comprarlo a dei prezzi veramente molto più bassi altrove. Io ci ho fatto dei mega affari al second hand, anche questo appunto cardigan l'ho preso al second hand, e poter avere degli oggetti di materiali molto migliori rispetto a quelli che trovate magari nei negozi, perché ragazzi, io questo cardigan l'ho pagato meno di un qualsiasi cardigan di Zara, per intenderci, ma questo è 100% lana, capite? Perché comprare second hand sì, dovrebbe essere ovviamente una questione prima di tutto ambientale, ma è anche una questione di risparmio e anche di poter avere dei tessuti migliori che vi dureranno molto più nel tempo, perché appunto qual è il senso di comprare una cosa e magari dopo, non so, un anno dovete buttarla? Poi ovviamente anche io ancora compro determinate cose, magari di fast fashion, perché non ne ho altra possibilità, però cerchiamo ovviamente nel nostro piccolo di poter fare qualcosa. Io appunto compro quello che posso, tutto quello che posso, da Vestiaire, da Vinted, comunque da questi posti, vado anche nei negozi vintage. Certo, a volte è molto difficile trovare qualcosa nel nostro stile che abbia il giusto prezzo e che sia in buone condizioni, però piano piano qualcosina riusciamo comunque tutti quanti a fare. Però nel nostro piccolo tutti quanti possiamo un pochino aiutare. E ultima borsa che vi faccio vedere è anche l'ultima arrivata nella mia collezione, e sto parlando di questa borsa stupenda di Maison Margiela. Questa borsa è assolutamente bellissima, cioè io sono innamorata di questo modello, è stupendo, mi piace anche la combinazione di colori, il modello questo qui lo amo perché cioè, è veramente stupendo, e soprattutto è caratterizzato da questa specie di sacca che esce dalla borsa ma che potete anche ripiegare dentro, quindi è diciamo una borsa che si presta un po' a diversi look. Potete portarla al mano, però potete portarla anche a tracolla, potete comunque aggiustare la tracolla anche per poterla portare a spalla. È veramente una borsa stupenda. E questa non ho troppo paura ad utilizzarla perché è in gomma. Questa è tutta gomma, anche se magari potrà non sembrare in video. Il resto invece, i dettagli sono ovviamente tutti in pelle, però il corpo principale della borsa è in gomma, che la rende una borsa veramente particolare e speciale. Io ne sono super innamorata. Non vedo l'ora in realtà di comprarmi altre borse di Maison Margiela, ma spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono una grande appassionata di borse, io li guardo sempre questi tipi di video. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra borsa preferita, ma proprio della vostra collezione, perché io sono mega curiosa di conoscere tutte le altre borse, perché quando scopro un brand nuovo di borse io veramente poi mi appassiono e inizio a cercare di tutto. Ad esempio recentemente sto anche aspettando un'altra borsa, ma siccome non me l'hanno neanche spedita non volevo ritardare ancora questo video, ma magari ve la farò vedere su Instagram. Ed è tutto per questo video, anzi scusatemi che durerà veramente un'eternità, farò del mio meglio per tagliarlo il più possibile in modo che non dobbiate sorbirvi 40 minuti di me che parlo di borse. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e a presto! Ciao ciao!